Buonasera tifosi nerazzurri, ben ritrovati su Inter TV, nuova puntata di Extra Time. Intanto voglio rassicurarvi, Federica Migliavacca sta benissimo, tornerà la prossima settimana, chiaramente qui nel suo regno, nella sua postazione. Siamo pronti però per analizzare intanto quanto è successo ieri a Frosinone e poi come sempre guarderemo anche alla prossima partita contro la Roma. Ritrovo in studio Massimo Paganin. Ciao Massimo, buonasera a tutti. E buonasera anche ad Alberto Santi. Ciao Albi, ben trovato. Ciao Ilaria, buonasera, ben ritrovati. Ciao Massimo. Ciao Albi. Allora Massimo, leggiamo insieme gli spunti di oggi? Direi che il primo riguarda la posizione di Vessino, che ieri è rimasto un po' più basso perché aveva come diciamo così, compagno di reparto Borca Valero, quindi è rimasto un po' più basso. La seconda è la crescita del Ninja. Non che ci sia bisogno di parlare della sua crescita, ma del fatto che sta dando continuità alle sue prestazioni e stanno migliorando di volta in volta, come andremo a vedere, perché comincia a stare bene anche fisicamente. Quest'anno è stato disturbato da tanti infortuni e direi che al di là di tutto adesso comincia ad avere una forma buona, lo ha sottolineato anche Spalletti, e questo di sicuro è un contributo importante per la squadra. I movimenti di Icardi, perché è vero che ha toccato pochi palloni, ma quei pochi palloni che tocca sono determinanti, e soprattutto i suoi movimenti, perché magari non ci si rende conto di quello che è il lavoro che lui fa per la squadra, ma va a pressare tantissimo gli avversari sempre sulla corsa, è sempre in grado di attaccare la profondità e mettere in difficoltà l'avversario proprio sulla prima pressione. E l'ultimo è una crescita costante. È vero che ci siamo ripetuti tante volte, però è giusto sottolinearlo perché la squadra, come detto, ha fatto un percorso di crescita. Si era preoccupati, diciamo così, fino a qualche mese fa del fatto che la squadra stesse pareggiando, non ottenendo dei risultati. La prestazione di ieri, convincente, e soprattutto la serie di risultati fuori casa, fanno pensare che la squadra sta raggiungendo un grado di maturità superiore a quanto avesse lo scorso anno. Sappiamo che una squadra cresce per gradi, quindi era importante, insomma, questo percorso di crescita è importante. Approfondiamo insieme il primo punto, sì. Vessino e la sua posizione, Massimo. Riguarda Vessino perché ieri ha giocato in una posizione, diciamo così, come l'Inter ha giocato con un 4-2-3-1, qui lo vediamo benissimo nella fase di costruzione del gioco dove ci sono i tre centrocampisti allineati, dall'altra parte c'era il Frosinone che giocava con un 4-4-2, quindi tre centrocampisti, due bassi, un vertice alto, facevano sì che i due centrocampisti del Frosinone potessero andare in difficoltà. Qui vediamo che nella fase di costruzione Vessino non si muove mai dalla posizione, rimane sempre molto vicino a Borca Valero proprio per dargli sostegno. Anche qui vediamo nella fase di circolazione di palla rimane sempre basso, non si alza, mentre nelle sue caratteristiche lui ha una caratteristica da mezzala, no? Quella di inserirsi, poi andremo a vederlo quando avviene il gol di Nainggolan. Qui lo vediamo ancora, acceleriamo sì, con le immagini, vediamo come rimane fermo in posizione addirittura D'Ambrosio che va ad inserirsi mentre lui rimane fermo nella sua posizione per evitare di scoprire la copertura della difesa e quindi di non dare una mano a Borca Valero. Qui vediamo invece a questo punto in certe situazioni lui si è lasciato andare. Qui sul gol vediamo come porta palla, la scarica e poi va ad attaccare lo spazio. Qui grazie al suo movimento all'interno dell'area di rigore Nainggolan trova lo spazio alle spalle del compagno e va a colpire di testa, quindi direi che da parte sua è stato sì bloccato, e questi inserimenti, diciamo così, sporadici, non sistematici hanno fatto sì che la difesa e comunque la linea difensiva e di centrocampo del Frosinone andasse in difficoltà. Vengo da te Alberto anche per continuare l'analisi della partita di Vessino con la heatmap ma anche con i suoi dati. Sì, perché la partita di Vessino si può analizzare partendo giustamente, citavi la sua heatmap, molto più decentrato sulla destra. Qua stiamo attaccando verso sinistra guardando la sua heatmap, molto più decentrato sulla destra, ma ha toccato praticamente tutta la zona del campo, la linea dei 18 metri, da quella della lunetta, della nostra area di rigore, fino al limite dell'area di rigore avversaria, però la zona più calda è proprio quella che evidenziava Massimo, e quindi lì un po' più bloccato accanto a Borca Valero. Lui tra l'altro ieri ce l'ha spiegato, insomma, in base anche a chi è accanto cambia anche il suo modo di giocare. I numeri però sono importanti perché vedendoli 67 passaggi, 3 lanci positivi, 5 recuperi, 6 duelli vinti e 98 palloni giocati. Di solito non ne gioca così tanto Vessino, è chiaro che però senza Brozovic che ne tocca davvero tanti, qualcuno in più l'ha toccato lui, dando anche una mano importante a Borca Valero, e poi anche nel finale dimostrando grande resistenza, buttandosi dentro quando la partita stava ormai concludendosi.